Emergenza nei finanziamenti alla salute. L'OMS lancia nuove linee guida per arginare il crollo dell'aiuto esterno. Ginevra. Di fronte a un calo drammatico degli aiuti esterni alla sanità nei paesi a basso e medio reddito, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, OMS, ha reso pubbliche il 3 novembre 2025 una serie di nuove raccomandazioni dedicate ai governi. Il documento Rispondere all'emergenza finanziaria sanitaria, misure immediate e cambiamenti a lungo termine, fornisce opzioni politiche utili ad affrontare le urgenze nel breve termine e al contempo ad impostare un cambiamento strutturale verso sistemi sanitari più autonomi. Secondo i dati dell'OMS, gli aiuti esterni alla salute sono destinati a calare del 30-40% nel 2025 rispetto al 2023, con un impatto immediato e molto serio sui servizi essenziali nei paesi più vulnerabili. E questa riduzione ha già provocato, in base a un sondaggio condotto a marzo di quest'anno su 108 paesi a basso e medio reddito, un forte ridimensionamento di servizi vitali, tra cui cure materne, vaccinazioni, preparazione e risposta alle emergenze sanitarie, sorveglianza delle malattie. In alcuni casi si segnalano riduzioni fino al 70%. Oltre 50 paesi hanno comunicato la perdita di posti di lavoro tra operatori sanitari e interruzioni nei programmi di formazione. Il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha commentato: I tagli improvvisi e non pianificati agli aiuti hanno colpito molti paesi duramente, costando vite e mettendo in pericolo i progressi faticosamente conquistati. E ancora, ma nella crisi c'è un'opportunità per i paesi di passare dalla dipendenza dagli aiuti a un'autonomia sostenibile, basata sulle risorse domestiche. Le nuove linee guida dell'OMS aiuteranno i paesi a mobilitare, allocare, dare priorità e usare i fondi in modo da sostenere la fornitura di servizi sanitari che tutelano i più vulnerabili. Le raccomandazioni chiave. La guida invita i governi a ripensare la salute non come un semplice costo da contenere, ma come un investimento nella stabilità sociale, nella dignità umana e nella resilienza economica. Tra le misure raccomandate troviamo dare priorità ai servizi sanitari destinati alle persone più povere, proteggere i budget della salute e i servizi essenziali, migliorare l'efficienza attraverso acquisti strategici, riduzione degli oneri amministrativi, integrare i programmi finanziati esternamente in modelli di assistenza primaria più ampi e usare valutazioni tecnologiche di impatto per indirizzare risorse verso servizi con maggiore effetto per ogni dollaro speso. Alcune esperienze concrete. In Africa diversi paesi stanno già intervenendo. Per esempio, la Nigeria ha incrementato il proprio bilancio sanitario di 200 milioni di dollari per compensare la diminuzione degli aiuti, destinando risorse maggiori all'immunizzazione, alla risposta alle epidemie e ai programmi prioritari. Il Ghana ha rimosso il tetto sulle imposte speciali destinate alla sua Agenzia di Assicurazione Sanitaria Nazionale, ottenendo un aumento del budget del 60% e lanciato la cornice Accra Reset per ripensare governance e finanza globale della salute. L'Uganda ha delineato un'agenda politica chiara per l'integrazione dei servizi sanitari e programmi, con l'obiettivo di aumentare l'efficienza e garantire la continuità dell'assistenza. Perché viene definita un'emergenza? L'OMS sottolinea che questi tagli si aggiungono a sfide già esistenti: debiti elevati, inflazione, incertezza economica, elevate spese dirette a carico dei cittadini, sottofinanziamento sistemico dei budget sanitari e forte dipendenza dagli aiuti esterni. Le loro conseguenze: maggiore vulnerabilità delle fasce marginali, potenziale inversione dei progressi verso la copertura sanitaria universale, rischio di ritardi nella preparazione alle emergenze e crescita delle disuguaglianze sanitarie. Quali sono le implicazioni? L'emergenza finanziaria nella sanità rappresenta un problema globale anche per paesi che normalmente non rientrano nelle categorie a basso reddito. In uno scenario interconnesso, l'indebolimento dei sistemi sanitari in un'ampia parte del mondo ha ricadute anche su sicurezza sanitaria, mobilità globale, controllo delle malattie trasmissibili. In più, la raccomandazione a considerare la salute come investimento e non solo come costo può influenzare le politiche fiscali, sociali ed economiche di molti stati. Verso quale direzione? Il documento dell'OMS offre una via doppia. Da un lato risposte rapide per attutire l'urto immediato sui servizi sanitari, dall'altro un cambio di paradigma che punta su fonti interne, generazione di risorse nazionali,
acquisti più intelligenti, uso migliore dei dati. L'OMS ha annunciato la creazione del nuovo UXC Knowledge Hub, in partenariato con il governo giapponese e la World Bank, che sarà lanciato nel dicembre 2025 per sostenere l'attuazione di queste trasformazioni. Nel complesso, l'OMS descrive una finestra difficile, ma anche potenzialmente trasformativa. Se i paesi sapranno cogliere l'opportunità, si potrà passare da modelli vulnerabili e dipendenti agli aiuti a sistemi sanitari più resilienti, autonomi e orientati alla copertura universale.